I didn't believe your magic, and that's such a shame. I found it boring. And you have to That wasn't good enough. Devi essere un mago fallito. Sai fa uscire un coniglio da un cappello ma non si fa 1.000 euro al mese? Non avete capito niente della magia. Ma non dico voi, attenzione. Parlo dei maghi. We were sparks on quiet streets. E non dei maghi italiani. So che ogni volta che dico frasi di questo tipo pensate subito ai maghi italiani. No, parlo dei maghi in generale. Ma in che senso? Mi spiego bene. Allora, la magia a che punto è? Per dirvelo, devo partire da dove la magia è nata. Allora, la magia ha due componenti. È un'arte sociale. Non può mancare uno dei due componenti fondamentali, il mago e lo spettatore. Attenzione, non ho detto pubblico il mago, e lo spettatore. Poi, che tanti spettatori formino il pubblico, quella è un'altra questione. La magia è interazione, ok? Può essere anche vista come una performance artistica, quindi c'è il mago sul palco e tu pubblico vedi la magia, ma quello è un tipo di magia, non è la magia in generale, non è l'illusionismo in generale. Per me una componente che rende la magia completa è l'interazione con il pubblico. Qual è la magia che mi piace? È quell'atmosfera dove il mago magari è al centro di un tavolo dove attorno ci sono gli spettatori e il mago fa magia a tutte le persone intorno. È un tipo di magia che si chiama close up, appunto vicino, close in inglese, vicino allo spettatore, magia di prossimità, ma non è ovviamente la magia in generale, però secondo me è una magia più completa rispetto al mago che fa le stesse cose sul palco come un'esibizione, staccata dal pubblico, quindi il pubblico la guarda come potrebbe vedere un video, come potrebbe vedere un film, ma la magia è nata, e non si può discutere su questo, è nata come un'arte sociale. Come si è evoluta la magia? Adesso siamo vicini a quella che è diventata una vera performance artistica. Voi mi potreste dire, vabbè, ma anche la magia, quella che hai detto prima, da close up, è una performance artistica. Sì, però io intendo una performance artistica tipo i ballerini, no? Tipo un cantante, mi vado a vedere un cantante, sta lì sul palco, vado a vedere un'opera a teatro, ci sono i ballerini e io lo guardo. Ecco, quello è quello che sta diventando adesso la magia, si è spostata verso la performance artistica. E voi potreste dirmi, Dylan, ok, tutto a posto, hai ragione, forse, non lo so, però anche David Copperfield faceva lo spettacolo solo lui così sul palco e nessuno gli diceva niente. Aspetta però, David Copperfield magari se ne andava svolazzando sul pubblico con i fili e su questo siamo tutti d'accordo, però poi scendeva, il pubblico faceva il gioco con gli elastici, chiamava le persone sul palco, anche quando faceva una grande illusione tipo far sparire la Statua della Libertà, aveva incluso nell'illusione tutte le persone presenti in sala, come se fossero proprio dei testimoni, no, di quell'avvenimento. Adesso che cosa succede? Succede che per colpa dei social, e io lo devo dire, per colpa dei social, statemi dietro, non voglio fare il boomer, i social hanno rovinato tutto, insomma, non mi va di andare su quel tipo di argomentazione anche troppo banale, ma seguitemi un attimo, statemi dietro. Che cosa succede? Succede che sui social ormai la magia, come tante altre cose, come proprio la fruizione si è modificata, ormai la fruizione dei contenuti è più verticale che orizzontale, no? Voi che state qua siete i pochi rimasti. La magia si è evoluta per funzionare anche sui contenuti verticali, quindi magia molto veloce, magia flash, cosa che però poi dopo ha portato delle conseguenze. Che ormai ti fermi a vedere, almeno lo spettatore medio, solo quella magia veloce. Funziona la magia molto spicciola, la magia usa e getta, che deve appagare più la vista che altro. Che cosa succede? Succede che poi gli stessi prestigiatori, per andare virali, hanno iniziato a modificare il proprio repertorio per poi avere le clip virali delle loro esibizioni che poi girano sui social. E io questo, devo dirlo, l'ho visto, non è che lo dico così perché me lo sono immaginato, cioè io ho visto i numeri, mi verrebbe da dire, faccio un nome perché più avanti lo rifarò, Alain Simonov. Io comunque vedevo i suoi lavori prima, vedo i suoi lavori adesso, noto un cambiamento, chissà dettato dai social, non lo so, però lui è stato un pioniere della magia visuale che è diventata sempre, si è spostata sempre di più verso la performance artistica, fino ad arrivare alla sua incredibile figuraccia ad America's Got Talent, dove tutto questo voler rincorrere la magia veloce, la magia d'impatto, la magia visuale, la magia d'effetto, il numero si è trasformato in tanti piccoli reel, cioè io vedo quel numero, vedo tanti piccoli reel e finalmente qualcuno
dei giudici ha detto questa roba mi fa cagare. Allora, vediamo il video brevemente. Eccoci, aggiustati. Allora, vediamo la performance di Alain Simonov. Allora, ve lo dico, sarò poco serio e tu qua mi puoi dire perché non la prendi seriamente. Allora, ve lo dico, secondo me questo gioco, questa esibizione fa cagare, cioè non c'è molto da dire, fa cagare. Parere personale, decidete voi se condividere o no. Guardiamolo brevemente insieme, facciamo qualche considerazione perché ormai siamo qui. Io già qua devo dire una cosa, io ho capito che tu devi far volare la faccia, le teste e non si deve vedere il filo, però io non vedo manco le facce, è tutto scuro, non si vede un cazzo. Se non lo puoi fare, dico, che non si vede, allora dico a quel punto vale la pena farlo se poi per nascondere il trucco nascondi l'esibizione perché non si vede. Un po' cringe, un po' imbarazzante. Now she walks through view and she's hooked to the silver screen. Comunque posso dire una cosa, sono 33 secondi e in questa esibizione non c'è pathos, non c'è... Cioè sembra che sta veramente sul palco come povero Cristo. Cioè non voglio essere offensivo, anche perché lui è un artista che mi piace, però penso che la sua evoluzione nelle ultime esibizioni, non solo questa, è veramente... diciamo, lascia un po' a desiderare. But the film is a sad and bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Cioè, mo lui ha trasformato quei pezzi di vetro riflettente in una mela. Io, finché non l'hanno inquadrato in faccia, non avevo capito che era una mela. Perché non si vede banalmente un cazzo. Mo ho messo pure la luminosità, ma metto ancora la luminosità ancora più alta. Più di così non va. If they ask her to focus on sailors fighting in the dance. Anche sto fatto, la mela la lanci, dopo un quarto d'ora cade da sopra. Non è molto magico, è solo un po' strano. It's the freakiest show. Take a Qua l'hanno bazzato. Comunque guarda com'è plasticoso, cioè rivediamolo un attimo, guarda com'è plasticosa questa parte in cui moltiplica le mele, non è molto magico. Veramente imbarazzante, perché poi lui va fortissimo per esempio su Instagram, fa tutti questi reel super visuali che vanno spesso virali perché poi l'impatto è incredibile oggettivamente nel reel. Vedi un culo e vedi lui con le carte, un culo e lui con le carte, però poi oggettivamente lo vai a vedere in un'esibizione, è un po' una ciofeca, insomma. beating up the wrong guy. Oh man, wonder. Allora, qua è terribile, cioè lui ha fatto una levitazione che è veramente poco magica, è molto plasticosa. Ora, per chi non lo sapesse, recentemente ho fatto uscire il mio sistema di levitazione. Ve lo faccio vedere? Lo volete al volo? Ve lo faccio vedere al volo con un anello. Anello, allora, guarda. È incredibile, lo vuoi rivedere? Pam! Guarda questo. Questo qui è il mio sistema di levitazione, tra l'altro è in commercio, lo trovate sul mio sito www.tutorialmagiaitalia.it, link in descrizione, costa 10 euro, all'interno se lo volete acquistare vi arrivano anche 180 metri di filo invisibile made in Italy di altissima qualità, che è uno dei prezzi migliori, se non il prezzo migliore per il filo invisibile che potete trovare sul mercato. Pensate che il filo invisibile è arrivato a costare anche 2 euro al metro. Se deciderete di comprarlo, all'interno del pacchetto trovate anche un codice per sbloccare una sezione segreta del mio sito dove dentro troverete più di 1 ora e mezza di istruzioni su come usare il mio sistema e 10 effetti possibili. Quindi se cercate un sistema di levitazione migliore di questo potete comprare il mio The System, trovate tutto in descrizione. Ma finiamo di vedere questo video.
Non ci siamo, il fatto che lui è al centro, lancia la mela e sembra che tutto succeda senza che lui fa niente, non è una cosa che comunque va a favore della figura del mago, cioè lui il fatto che non la tocchi nemmeno, che sta lì giusto per, non è una cosa che mi piace, ma come non mi piace quando per esempio, che ne so, il mago, il David Copperfield, il Sylvan della situazione fa sparire una donna da una scatola, no? Mi piace di più magari la donna tagliata a metà perché c'è un'interazione tra il mago e l'assistente, per capirci. Allora, questa cosa della sedia che si spacca, vedi, senza pathos, cioè succede, però succede, non è che ha un ruolo fondamentale all'interno della storyline di questo gioco, cioè se lì succede. C'è la scenografia che fa il lavoro al posto del mago, non è che mi fa impazzire. Qua potevano mettere almeno il suono, no, della mela che fa pessimo, tremendo, ve lo dico, un'esibizione tremenda, mio parere personale. Sono contento che l'abbiano bazzato. Qual è la cosa che mi sorprende di più? Che dopo si mette a parlare con i giudici, invece di dire sì, magari dovevo fare in maniera diversa, dà la colpa alla musica, dice però non mi hanno fatto usare la musica che volevo. Cioè lui poi l'ha anche ricaricato su YouTube con un'altra canzone, con la canzone che voleva utilizzare, ha anche scritto ricaricato con la canzone originale, original music. Però dico, cioè ormai fratello è andata, cioè dice vabbè, il gioco fa schifo, mi è piaciuto, basta, no? Vai avanti. C'è anche questo non accettare le critiche, però vabbè, questo è un caso isolato. Però io dico, se questo è il futuro della magia, vi prego, cavatemi gli occhi dalle orbite. Spero che la magia su questo almeno faccia un passo indietro. Se così dobbiamo andare avanti, meglio che ci fermiamo. Now she walks